Ciao a tutti dal Marito Tuttofare, dopo un po' di inattività del canale ritorniamo con l'argomento che mi avete sempre chiesto sui social, che è quello della stampa 3D. Lo faremo con la Anycubic Cobra 3, stampante più discussa del momento per quanto riguarda l'ottimo rapporto qualità-prezzo, che sembra però presentare dei pro e dei contro. Li analizzeremo insieme in una serie che partirà da questo video dall'unboxing ed arriverà alle regolazioni e alle calibrazioni fino al suo completo utilizzo. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione. Questo è quello che troviamo nella confezione, come abbiamo visto imballata veramente perfettamente, quindi complimenti ad Anycubic anche per la cura nei dettagli del trasporto. Troviamo quindi da assemblare, chiaramente la maggior parte dei componenti è già assemblata, però servirà terminare l'assemblaggio. Abbiamo la stampante, il monitor, cavi di collegamento, la testina di stampa e l'Ace Pro, il dispositivo che ci consente di stampare a colori. Ricordiamo che questa stampante supporta ben 4 colori. Andiamo a completare l'assemblaggio della stampante nel dettaglio e successivamente faremo la prima accensione. Iniziamo dalla testina di stampa, bustina numero 2 che contiene le 4 viti e andiamo ad avvitare per prime quelle più vicine all'hot-end. Questo ci consentirà di poter agganciare la testina sul carrello e successivamente fissarla completamente inserendo le altre due viti nei fori in basso. Colleghiamo il cavo tipo C sulla testina di stampa, bustina numero 2 che contiene le viti, andiamo ad inserire il cavo fino in fondo e avvitiamo completamente le due viti. Andiamo ora ad inserire il supporto laterale che consente di tenere in ordine il cavo di collegamento alla testina ed anche i tubicini che arriveranno dall'Ace Pro che installeremo dopo. Quindi montiamo il touchscreen prendendo le viti della busta numero 3 che basterà avvitare lateralmente alla stampante. Successivamente prendete il flat cable e inseritelo nel monitor facendo attenzione a rivolgere la scritta verso l'alto. All'interno dell'Ace Pro troviamo la busta con i tubi che vanno dall'Ace Pro alla testina di stampa. Andremo a collegarli dietro l'Ace Pro rimuovendo per prima cosa i fermi blu e poi andando ad inserire singolarmente ogni tubo in ogni forellino. L'installazione è molto facile, basterà inserire il tubo che arriverà fino a un certo punto e poi per reinserire i fermi vi basterà tirare delicatamente dietro in modo tale che il buffer fuoriesca leggermente e vada ad agevolare quello che è l'inserimento dei fermetti di plastica. Andiamo adesso ad installare il Purge Wiper, molto semplicemente, busta numero 4 che contiene due viti, una lunga e una corta, andiamo a posizionarlo e nella parte superiore andremo ad avvitare la vite corta, mentre invece la vite lunga andrà avvitata nella parte inferiore. Questo è il dispositivo che chiamano volgarmente lo sparacacchette. Procediamo quindi ad inserire uno per uno i tubicini che partono dall'Ace Pro all'interno del supporto laterale in modo tale che gli stessi in maniera ordinata possano arrivare sulla testa della testina di stampa. Molto semplice l'inserimento all'interno della testina di stampa, così come è avvenuto per l'Ace Pro, basterà inserirli senza necessità in questo caso di fermi. Troviamo anche dei piccoli supportini a 5 punte che vanno a tenere uniti sia i 4 cavi del filamento che anche il cavo che arriva alla testina di stampa. Quindi andiamo a montarli in modo tale che i tubi facciano delle curve ordinate e restino compatti senza andare a causare movimenti strani durante la stampa. Colleghiamo a questo punto il secondo cavo che esce dalla stampante sotto la barra della 6X, questo è il collegamento che va verso i motori e successivamente il cavo dell'Ace Pro che andrà collegato dalla porta anteriore della stampante fino alla porta posteriore che si trova dietro l'Ace Pro.
Abbiamo terminato l'assemblaggio, come avete visto in una decina di minuti si riescono a completare tutti i passaggi, li trovate chiaramente nel dettaglio all'interno del manuale dove trovate anche il QR code per visualizzare il video dedicato fatto da Anycubic per quanto riguarda l'installazione. Questo era l'unboxing e l'assemblaggio. Nella prossima puntata andremo a vedere quelle che sono tutte le operazioni preliminari da effettuare prima dell'accensione, quindi ingrassaggio, tensionamento delle cinghie, caricamento del filamento, e faremo poi l'accensione vera e propria con la configurazione iniziale della stampante. Restate sintonizzati sul Marito Tutto Pare e ci vediamo alla prossima puntata.